Lisbona è famosa per la sua storia, i suoi quartieri pittoreschi e il suo fascino unico, ma dietro le facciate colorate e il rumore dei tram, la città sta subendo un cambiamento che ne sta cambiando radicalmente il volto. Per segnalare la votazione dell'Assemblea Municipale di Lisbona per la realizzazione del primo referendum a richiesta popolare della storia del Portogallo democratico, che pretende migliorare la crisi abitativa che la città sta affrontando, oggi parleremo di gentrificazione e di come sta trasformando il volto della città. Esploreremo le cause, le storie e le conseguenze di un processo complesso che sta ridisegnando Lisbona e che mette in discussione sia la sua identità culturale, sia il diritto alla casa e alla città di chi ci vuole vivere. E mi raccomando, rimani fino alla fine se vuoi sapere di più sul referendum. Ma perché Lisbona, con così tanto valore culturale, sta diventando inaccessibile a molti? Io sono Fabiana e questo è Lisbona Giro in Giro ed oggi ti invito a venire con me per comprendere il contesto, i motivi e le conseguenze della profonda e a tratti drammatica trasformazione che sta cambiando la città lusitana. Iscriviti al canale, attiva il campanello e vieni con me alla scoperta della Lisbona gentrificata. Negli ultimi anni Lisbona sta vivendo un fenomeno noto come gentrificazione. Ma cosa significa esattamente questa parola? Luca Argel, cantautore di origine brasiliana, ce ne parla in un divertente samba che con ironia coglie nel segno. Fechou o livreiro, fechou a quitanda e o florista. A cidade vai virar só hotel para turista. Fechou a taberna, a confeitaria e o alfarrabista. A cidade vai virar só hotel para turista. Eu estou muito feliz que a cidade está mudando. Tudo vai se trasformando num immenso grande hotel. La gentrificazione è il processo di rinnovamento urbano in cui una zona della città subisce interventi di riqualificazione o rinnovazione, spesso a discapito dei residenti tradizionali. La gentrificazione implica infatti l'aumento del valore del terreno e la sostituzione, tramite sfratti più o meno diretti, di una popolazione di basso potere d'acquisto per una popolazione con un potere d'acquisto superiore e con uno stile di vita differente. Possiamo parlare anche di turistificazione. In questo caso le abitazioni vengono trasformate in case vacanze e la popolazione è sostituita per una popolazione, diciamo così, di passaggio. Allo stesso tempo i negozi di vicinato, piccoli alimentari, piccolo commercio, scompaiono, sostituiti da negozi di souvenir, ristoranti per turisti e locali cool. È molto importante tenere in considerazione che la gentrificazione implica un rapporto non egualitario tra gli agenti trasformatori dello spazio e quanti sono forzati ad accettare tali trasformazioni. Quindi ogni valutazione su questi processi andrebbe fatta tenendo in considerazione chi ne usufruirà e chi ne verrà escluso. Nella capitale portoghese questa trasformazione si è intensificata negli ultimi 15 anni, spinta da tre fattori principali: l'esplosione del turismo incentivata dai poteri locali, politiche pubbliche volte ad attrarre popolazione straniera benestante, Golden Visa, pensionati europei, nomadi digitali, ed infine incentivi fiscali per gli investimenti nel settore edile, in particolare della riqualificazione di edifici antichi. Lo Stato portoghese ed il Comune di Lisbona hanno visto nel turismo, sul quale si stava già scommettendo da alcuni anni, la soluzione alla crisi economica del 2008.
In 20 anni solo l'aumento degli arrivi all'aeroporto di Lisbona è stato del 343% e nel 2017 è stato inaugurato un nuovo terminal per l'arrivo di navi da crociera che ha permesso lo sbarco in un unico giorno di un numero di turisti paragonabili a quello dei residenti del vicino quartiere di Alfama. Allo stesso tempo, la captazione di investimenti transnazionali è stata vista come la soluzione alla necessità di recuperare il patrimonio costruito del centro storico, che si trovava in fase di degrado. Si è dimenticata però l'importanza della vertente sociale dei processi di rigenerazione urbana. Di fatto, nei primi anni 2000, le politiche pubbliche hanno subito una svolta neoliberale, con l'approvazione successiva di una serie di leggi a favore dell'iniziativa privata. Un esempio fra tutti, il nuovo regime d'arrendamento urbano, la nuova legge sugli affitti del 2012, che ha dato ai proprietari diverse agevolazioni sia per aumentare il valore del canone di locazione, sia per sfruttare gli inquilini. Questo in un momento in cui il turismo è iniziato ad essere il principale motore economico della città e in cui hanno preso piede le piattaforme digitali per gli affitti a breve termine. Piattaforme come Airbnb hanno infatti diffuso globalmente il modello già esistente delle case vacanze, rendendo più facile una forma di investimento immobiliare che di per sé offre numerosi vantaggi, primi fra tutti una maggiore redditività e flessibilità. In questo contesto, la nuova legge portoghese sugli affitti è stata lo strumento legislativo perfetto per permettere l'espulsione di molti inquilini e la successiva collocazione degli immobili ora liberi sul mercato turistico, allo scopo di ottenere un lucro più elevato. Gli AL, alloggiamento locale, figura giuridica creata nel 2008 per regolamentare gli affitti turistici, sono così aumentati in maniera esponenziale in tutta la città e nel 2019 è stato creato un regolamento municipale per limitare l'apertura di nuove case vacanze in alcune zone. Ma la verità è che è arrivato troppo tardi. Infatti, in alcuni quartieri del centro storico, più del 70% degli edifici ad uso abitativo contano con la presenza di appartamenti turistici. Questo senza tener conto degli appartamenti affittati in maniera illegale e per i quali non c'è alcun tipo di controllo. E demistificando un po' l'immagine romantica che le piattaforme di affitti brevi hanno creato, secondo cui si tratterebbe di un negozio prettamente familiare, vale la pena sottolineare la crescente professionalizzazione del settore, con la presenza di grandi imprese di gestione delle case vacanze e palazzi interamente dedicati a questo scopo, come se si trattasse di fatto di alberghi. Anche questo tipo di struttura ha visto un grande aumento, del 270% in 14 anni, complice il piano regolatore del 2012, che ha permesso l'apertura di nuovi hotel senza limitazioni. E il trend di crescita non si ferma. Si prevede infatti l'apertura di 36 nuovi alberghi entro il 2026. I proventi del turismo hanno raggiunto i massimi storici nel 2023, quando il settore ha contribuito a circa la metà della crescita reale del prodotto interno lordo, PIL, del paese, con il 12,7% del PIL. Parallelamente, le facilitazioni e gli incentivi fiscali per i fondi di investimento esteri hanno portato a un grande movimento nell'area dell'edilizia. Moltissimi palazzi che necessitavano di interventi di restauro più o meno profondi hanno subito interventi di riabilitazione. Tuttavia, la maggior parte di questi interventi del centro storico, più del 60%, hanno dato vita ad edifici interamente dedicati all'uso turistico oppure ad immobili di lusso. In molti casi gli interventi eseguiti non sono veri e propri interventi di restauro, ma di rinnovo e facciatismo. Sono innumeri i casi di edifici completamente sventrati al loro interno e dei quali è stata mantenuta appena la facciata, dando l'illusione del recupero del patrimonio storico della città, che di fatto è stato distrutto.
Lo stesso si può dire per interventi di piccola scala, in appartamenti trasformati in case vacanze, dove sono stati spesso utilizzati materiali di costruzione di scarsa qualità in interventi poco attenti a questioni strutturali. Ma in questo contesto, cosa sta succedendo alla popolazione locale? Negli ultimi anni i prezzi delle case, tanto per affitto quanto per vendita, sono saliti esponenzialmente, con aumenti che si aggirano intorno al 200% per la vendita e intorno al 60% per gli affitti. Frequentemente le case vengono comprate e rivendute come un vero e proprio attivo finanziario. La casa ha così perso il suo valore sociale, peraltro sancito dall'articolo 65 della Costituzione della Repubblica Portoghese. Tutto questo con un salario minimo portoghese di 820 euro e un salario medio che si aggira intorno ai 1100 euro mensili. Dall'altro lato, invece, si favorisce il visto di residenti per nomadi digitali, ma con la clausola che abbiano un salario minimo di 2400 euro al mese. Si tratta quindi di cambiamenti che escludono la popolazione locale dalla città. La legge sugli affitti, inoltre, ha causato un'ondata di sfratti, costringendo la popolazione a spostarsi verso le periferie. Fra gli sfrattati ci sono state anche molte persone anziane, anche di 90 anni, messe alla porta dopo una vita in affitto nello stesso appartamento. Soltanto nel 2019 sono stati inclusi nella legge alcune clausole per la protezione delle persone più fragili ed è stato criminalizzato il bullying immobiliare. Tuttavia, i proprietari riescono sempre a girare la questione. È sufficiente convincere una persona fragile di spostarsi da un piano alto senza ascensore ad un appartamento al piano terra dello stesso palazzo. Si stipula un nuovo contratto d'affitto ed il gioco è fatto. Infine, complice anche la mancanza di una pianificazione commerciale da parte del comune, nel centro storico il commercio è cambiato radicalmente. I negozi storici e centenari non riescono proprio più a comportare nuovi prezzi d'affitto e vengono sostituiti da piccoli negozi di souvenir o logge di franchising. Le vecchie trattorie sono diventate ristoranti trappola per turisti e si sono moltiplicati i ristoranti di lusso. I negozi di vicinato sono scomparsi e gli spazi pubblici sono quasi sempre occupati da piccole fiere oppure da terrazze di bar e ristoranti, perché ormai non ci possono essere spazi economicamente non redditizi dove semplicemente le persone possano stare ed incontrarsi. È diventato ormai più facile trovare una boulangerie francese che vende baguette a 2 euro piuttosto che un panificio tradizionale che vende il corrispettivo della rosetta a pochi centesimi. Anche questa alterazione commerciale ha effetti sull'espulsione dei residenti, perché la mancanza di servizi implica una diminuzione della qualità di vita. Inoltre, l'utilizzazione dello spazio pubblico fatta dai visitanti va spesso a discapito del diritto al riposo e al silenzio dei residenti. Ne abbiamo parlato nell'episodio sul Bairro Alto. Quartieri come Alfama, Moraria, Bairro Alto, prima conosciuti per le loro tradizioni popolari e per lo spirito comunitario, stanno perdendo completamente la loro identità, svuotati dei suoi residenti. Tra il 2018 e il 2021 c'è stato un enorme calo demografico, arrivando in alcune zone a una diminuzione del 26% della popolazione. I lisboeti che hanno vissuto per generazioni nei quartieri centrali sono oggi forzati a lasciarli in nome di un progresso economico non inclusivo e cui i proventi non sono ridistribuiti in maniera equa. Nel 2016 il comune ha creato una tassa turistica inizialmente di 2 euro, adesso aumentata a 4, che nel 2023 ha reso più di 40 milioni di euro. Questi proventi vengono reinvestiti in progetti o attività con impatto sullo sviluppo turistico e non vengono neanche in parte utilizzati per mitigare gli effetti negativi del grande numero di turisti in città in settori quali per esempio l'igiene oppure i trasporti.
Un esempio fra tutti, i famosi tram e funicolari, nati come trasporti pubblici, sono diventati un divertimento turistico con lunghissime file per accedervi. Il problema è che sulla carta continuano ad essere dei trasporti pubblici e in alcune zone i residenti non hanno accesso a trasporti alternativi che facciano lo stesso percorso. Le principali critiche mosse alla scelta fatta dal comune di scommettere tutte le carte sul settore turistico sono inerenti ai rischi della monofunzionalità verso cui la città si sta spingendo e al fatto che il turismo sia una forma di consumo predatoria, che a lungo andare cancellerà la diversità culturale della città e impoverirà i residenti. Di fatto, la grande maggior parte dei lavori nel settore sono stagionali e sottopagati. Iniziano inoltre a scarseggiare lavoratori in altri settori di grande importanza, come la sanità o l'istruzione, perché i salari non permettono di vivere in città. Situazioni di questo tipo sono già note in altre località turistiche, come nelle isole Baleari. Le persone espulse dal centro della città si stanno spostando nell'area metropolitana, dove nuovi problemi e conflitti stanno sorgendo. La pandemia di Covid-19 ha ampiamente dimostrato gli effetti nefasti della dipendenza del turismo come unico settore economico, ma non è stato sufficiente per far ripensare la strategia scelta per Lisbona. Terramo Tourism. Questo è il titolo di un documentario del 2016 del collettivo Left and Rotation, che con un paragone con il famoso terremoto che ha distrutto la città nel 1755 allertava per le conseguenze nefaste del turismo di massa a Lisbona. Da allora la crisi abitativa è andata peggiorando, portando all'aumento dei movimenti sociali che dal 2019 scendono in piazza per il diritto alla casa. Riuniti in una piattaforma Casa per Vivere, l'ultima manifestazione del settembre di quest'anno ha riunito migliaia di persone in strada. Nel 2022 è nato, in maniera spontanea, il movimento Referendum per l'abitazione, un movimento apartitico che ha riunito più di 10.000 firme di residenti in città per richiedere il primo referendum di iniziativa popolare della storia del paese. L'enorme numero di case vacanze esistenti è uno dei problemi che compone l'attuale crisi abitativa della città, contribuendo all'aumento dei prezzi delle case e togliendo dal mercato appartamenti che potrebbero essere affittati a lungo termine. Questo martedì, 3 dicembre 2024, l'Assemblea Comunale ha votato a favore del referendum. È stato un momento storico e di grande emozione. Le due domande proposte sono: 1. È d'accordo a modificare il regolamento comunale sugli affitti brevi in modo che il Comune di Lisbona, entro 180 giorni, ordini la cancellazione degli AL registrati negli immobili ad uso abitativo? 2. È d'accordo a modificare il regolamento comunale sugli AL in modo che gli AL non siano più consentiti negli immobili ad uso abitativo? Ora queste due domande devono passare al vaglio del Tribunale Costituzionale, che si deve pronunciare sulla loro validità costituzionale. Se la risposta sarà positiva, inizierà un periodo elettorale che porterà i lisboeti ai seggi. Lisbona è più di una città, è un simbolo di resilienza, cultura e storia. La domanda che rimane è come bilanciare lo sviluppo economico e gli interessi della collettività? Se è a cuore il futuro di Lisbona, condividi questo video e unisciti al cambiamento. Assieme possiamo trovare delle soluzioni che rispettino il passato e che garantiscano un futuro giusto per tutti. Só hotel para turista, a cidade vai virar. Só hotel para turista.